Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Toro, tendenze energetiche, grazie. Abbiamo la carta della stella, amici del Toro. Si parla di nuovi obiettivi. Si parla di quelli che sono i sogni, i desideri e perché no, per qualcuno si tratta anche di quello che è una rinnovata speranza, di vita magari o nel perseguimento di un obiettivo o di un desiderio. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. La carta della stella parla anche di destino, quindi di tutto quello che potrebbe essere predestinato, ok? Perché comunque si dice che il destino è scritto nelle stelle. Ok, abbiamo riparare e un aiuto. Riparare è una carta numero 52 e parla di perdono. Fondamentalmente si tratta di cucire il cuore, è per quello che la chiamano riparare, ok? Qui credo che ci sia qualcuno che abbia bisogno di perdonare o se stesso, mi dicono, o gli altri. E poi abbiamo un aiuto. Allora, questa carta fa riferimento, normalmente alla mamma, alla madre, quindi potrebbe essere che per qualcuno si tratti di, perdonare la mamma o il papà, un genitore. Normalmente è più il genitore di sesso femminile, ma non è detto. Se voi avete per esempio avuto un padre amorevole e una madre magari un po' più rigida, questa carta potrebbe far riferimento a chi ha avuto questo atteggiamento un po' più amorevole, accogliente. Scusate. Quindi fa anche riferimento questa carta dell'aiuto al cercare un aiuto, magari proprio, chiedere questo aiuto a un genitore, a una madre. Per molte persone io credo che qui si tratti di chiedere un aiuto a uno specialista, un professionale insomma, che vi aiuti a fare questo lavoro di riparazione, quindi di perdono. Andiamo avanti, vediamo con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente e segno lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme questi 3 oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo subito sprombattuto ragazzi con un 10 di denari, un asso di denari, la sacerdotessa e un principe di coppe. Quindi qui si parte da una situazione di compimento, di abbondanza. È una carta numero 10. Qui qualcuno ha chiuso un ciclo, sta per chiudere un ciclo, è arrivato a compimento, insomma. Per qualcuno si tratta della pensione, quindi probabilmente qualcuno è arrivato finalmente a quello che è la pensione. Per altri, visto che comunque abbiamo anche l'asso di denari che parla di nuovi inizi concreti, potrebbe far riferimento a quello che è un aiuto che in qualche modo vi daranno a luglio, un aiuto proprio di tipo economico o magari anche pratico, però avendo proprio queste due carte che parlano entrambe di un aiuto monetario, io sento che per qualcuno arriverà un respiro proprio in questo settore. Il 10 di denari può anche parlare di quello che è un'unità familiare, un appagamento familiare, okay, parla comunque di quello che è un gruppo. Quindi per qualcuno potrebbe essere la famiglia, per qualcun altro potrebbe anche essere il lavoro, per esempio. L'asso di, denari, come vi dicevo, parla di nuovi inizi, parla di un nuovo tipo di percorso, una nuova strada. Magari qualcuno ha un'idea, perché comunque ricordiamoci che c'è anche la stella parla di illuminazioni, di idee, di obiettivi e qui lo rivediamo con questo asso di denari. La carta della sacerdotessa in questa posizione mi fa pensare che ci sia qualcuno che abbia bisogno fondamentalmente di ascoltare un po' di più se stesso.
la propria intuizione, ma lo vediamo anche qui con la carta della stella, è anche riferita ai sogni la carta della stella, quindi magari per qualcuno si tratta di interpretare, di ricordare quelli che sono i sogni, perché molte volte il nostro subconscio ci comunica, molte volte noi canalizziamo proprio attraverso il sogno. E la sacerdotessa anche mi parla di questa sorta di difficoltà a percepire il vostro intuito, a percepire quello che diciamo il mondo sottile vi sta cercando di comunicare. È come se qui ci fosse qualcuno che non si fida molto di quello che sente. Andiamo avanti. Il principe di coppe parla, allora potrebbe parlare o di una persona che potenzialmente potrebbe entrare nella vostra vita o con la quale insomma ci sono, per qualcuno si conosce già questa persona, ok? Per altri potrebbe rappresentare il fatto che ci sia una determinata offerta, se magari questa era una situazione di lavoro, ci sia quella che potrebbe essere un'offerta in ballo, che non arriva fondamentalmente. Oppure potrebbe essere questa offerta inerente all'asso di denari, però sento che è un qualche cosa che non lascia fluire le cose. Questo tipo di offerta probabilmente non è quello che voi vi aspettate. Lo andremo a vedere poi dopo con i mini tarocchi. Allora, abbiamo poi anche una regina di bastoni e questa regina di bastoni potrebbe essere una persona intorno a voi, magari è una persona che fa parte di questo gruppo, potrebbe essere una madre, visto che anche qui avevamo parlato di madre, ok? Potrebbe anche essere semplicemente una persona che è intorno a voi che vi dà una mano, io direi nello sviluppare l'intuito proprio, perché comunque la regina di bastoni, se ci fate caso, è rappresentata con un gatto nero e parla sempre di quelle che sono le doti un po' da strega, quindi le doti di ammaliatrici, le doti di una persona che sa come parlare per ottenere quello che vuole ed è una persona che ha anche un certo grado di sensibilità, di empatia, io direi, perché comunque con il gatto nero c'è questo riferimento alla strega, a colei che sa, e c'è anche lo stesso riferimento con la sacerdotessa. Andiamo avanti, vediamo che altro vi danno. Un 3 di denari, non male, un'altra carta di progetti, di lavoro, una carta di per qualcuno si potrebbe trattare di fare delle ristrutturazioni, magari in una casa, magari per ospitare più persone. 3 di denari comunque fa sempre riferimento, io credo che qui ci sia qualcuno che vuole iniziare questo nuovo percorso, ma credo che non abbia molta fiducia in se stesso o in se stessa, perché comunque il 3 di denari parla anche di una persona che non ha fiducia nelle proprie capacità, ok? Andiamo a vedere che altre carte vi danno. La principessa di spade e un principe di denari. Quindi la principessa potrebbe fare riferimento a dei figli per qualcuno e il principe di denari a quello che è un'energia, che in questo caso è un'energia molto lenta. Io credo che potrebbero essere la stessa persona o lo stesso tipo di offerta che però voi vorreste magari vedere arrivare in un determinato modo, però in realtà arriva in un altro modo, cioè con tanta prudenza. Il fante di spade vi, vi esorta a fare attenzione, a controllare bene quello che sono le cose scritte in piccolo. Il fante di spade normalmente è un'energia di una persona molto idealista, ma che alla fine conclude poco. Però è anche vero che è una persona che tendenzialmente tende a informarsi, tende a controllare, tende a studiare quello che è la situazione, ok? E se vogliamo il consiglio che vi possono dare le carte è quello di procedere a passo di tartaruga, quindi veramente a passo lento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i mini tarocchi. Spiegatemi il 10 di denari, per piacere, grazie. Abbiamo un re di pentacoli e abbiamo la stella un'altra volta.
Sì, qui sento che allora questo re di pentacoli fa riferimento a una persona che è intorno a voi. Potrebbe essere un padre per qualcuno, visto che anche qui parlavamo dell'aiuto. E guardate, mi viene io questa carta da mettere qui, perché l'aiuto che voi state aspettando arriva, arriverà assolutamente sì. C'è una persona che è raffigurata da questo re di pentacoli che potrebbe essere proprio la persona che vi dà una mano. Potrebbe anche essere un legale, per capirci, non è che necessariamente deve essere una persona a livello familiare, perché qui abbiamo un 10 di denari. È una persona comunque che vi potrà aiutare, in modo concreto. Sento che per certi versi vi porterà un pochettino con i piedi per terra, perché qui la stella è girata al contrario. Mhmm, è una persona che comunque vi verrà incontro, vi potrebbe anche dare una somma di denaro, perché comunque abbiamo sia il 10 di denari che, l'asso di denari, e c'è una sorta di generosità da parte di questa persona, okay? Andiamo avanti, vediamo l'asso di denari spiegato da un fante di bastoni e dalla carta della torre al contrario. Qui, ragazzi, si tratta di non fare gli egoisti, ve lo dico così. Perché comunque il fante di bastoni ha sempre un po' questa energia di una persona che è molto egocentrica, molto centrata su se stessa, e qui abbiamo la torre che parla della caduta dell'ego. Quindi ecco, fondamentalmente quello che sento probabilmente è che c'è qualcuno che è completamente focalizzato su se stesso, ed è per quello che ho la sacerdotessa qui. Andiamo a vedere la sacerdotessa, di che cosa ci parla. È come se vi dicessero che, cioè di stare attenti agli altri anche. Qua ne sono uscite tantissime. Allora abbiamo il Papa al contrario, il giudizio, l'asso di denari che era già uscito qui al contrario, un 4 di coppe, un re di spade, scusate, un cavaliere di spade al contrario, e l'energia della luna. Sì, è interessante perché, sono usciti la sacerdotessa e il papa al contrario. È come se non ci fosse questa capacità di ascoltare voi stessi, okay? Io, ritorno un attimo a questo re di pentacoli, che potrebbe essere una persona che sì, vi aiuta, okay, però ecco, l'importante è che rimaniate sempre in contatto con voi stessi. Okay? La carta del giudizio qui, mi fa pensare che ci sia qualcuno che abbia bisogno di prendere consapevolezza, di qualche cosa, ed è per quello che abbiamo qui la sacerdotessa, okay? L'asso di pentacoli al contrario, il 4 di pentacoli al contrario mi dan da pensare che ci sia o la paura da parte vostra di pentirvi, o per molte persone questa paura risale al passato, perché comunque abbiamo anche la carta della luna. E credo che molte persone abbiano paura di ricadere probabilmente in quelle che sono, delle, credenze, delle proiezioni che fanno riferimento appunto al passato e che magari adesso comunque non hanno neanche più ragione di esistere, okay? Questo 4 di coppe, comunque questo cavaliere di spade, mi fan pensare che qualcuno in passato si sia pentito di essersene andato da una situazione o da una relazione. E qui con la carta del giudizio c'è quella che è la presa di consapevolezza. Andiamo avanti con il fante di coppe, perché per qualcuno il fante di coppe qui potrebbe rappresentare la persona di interesse. So che questa è una lettura generale, però potrebbe risuonare così a qualcuno. Allora abbiamo l'appeso, il fante di spade, la carta della temperanza, abbiamo il 10 di coppe e il 6 di pentacoli. Sì, credo che manchi l'equilibrio, perché abbiamo comunque sia la carta della temperanza che la carta del 6 di pentacoli e anche un 10 di coppe. È come se mancasse un reale appagamento, per quello che riguarda o questa persona, se per voi rappresentasse appunto, il partner, sia a livello romantico sia a livello lavorativo, non c'è, ripeto, quello che è una sorta di equilibrio, anzi c'è la carta dell'appeso, quindi molte persone io credo che qui si sentano in quello che è una situazione difficile, bloccata, okay? Il fante di spade ce l'avevate anche qui, ed è proprio quella persona che parla, 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 ma alla fine conclude poco, okay? Quindi,
Sento che c'è bisogno di arrivare al compimento, sento che c'è bisogno, è come se non si facesse quel passo in più che serve. E da lì l'energia dell'appeso e anche della temperanza che parla di pazienza. Andiamo a vedere la regina di spade, di bastoni, per piacere, grazie. Tre di spade. 5 di spade e la morte. La la. Allora, questa regina di bastoni potrebbe essere una persona, come vi dicevo, che entrerà nella vostra vita, ok? Per qualcuno potrebbe, per pochi però, penso che potreste già anche conoscerla, ma vi dico che non sarà una persona semplice da gestire, ok? Perché comunque abbiamo sia la morte che il 3 di spade, quindi qui c'è qualcuno che e anche il 5 di bastoni, quindi io credo che con questa persona si arriverà a dare un taglio, se vogliamo, ok? Perché la morte arriva per tagliare quello che non serve più. E il 3 di spade mi fa pensare che ci sia o ci sarà una sorta di delusione, una sorta di sofferenza con questa regina di bastoni. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli, per piacere. Abbiamo un fante di pentacoli al contrario e un 3 di coppe. È come se ci fosse qualcuno che viene un po' distratto qui. Difatti l'energia finale è il fante di spade, che è proprio quella persona che parte per la guerra e poi si ferma a guardare gli uccellini, fondamentalmente. Quindi parla proprio di un'energia di distrazione. Io qui sento che c'è qualcuno che non si sta applicando come potrebbe a questo tipo di situazione, a questo tipo di progetto, a questo tipo di canalizzazione, di lavoro interiore, okay? Anche se comunque poi sento che ci sono degli amici che potrebbero aiutarvi, potrebbero magari essere loro che, vi sono intorno e vi danno dei consigli, però sento per certi versi che avete bisogno di ritrovare quello che è l'entusiasmo di cui parla la stella. Okay, qui si parla di il riparare, credo che potrebbe essere tranquillamente collegato con questo 3 di spade, okay? D'accordo, andiamo avanti con la principessa di spade, per piacere, grazie. Abbiamo un 6 di coppe e il mago. Una carta per il principe di denari, 9 di pentacoli al contrario. Io credo che qui c'è un altro riferimento al passato con questo 6 di coppe, esattamente come la luna. Probabilmente per qualcuno si tratta di manifestare quello che è un sogno del passato, quello che è un obiettivo che si aveva nel passato, un progetto anche. Però ragazzi guardate, le carte vi dicono andateci con i piedi di piombo perché comunque non avete ad oggi, scusate, quello che è un'indipendenza che con il 9 di pentacoli potrebbe essere economica, ma potrebbe anche essere affettiva. Come se qualcuno qui non fosse ancora completamente in grado di prendere le scelte per se stesso, ma avesse sempre bisogno di appoggiarsi a qualcuno. O magari, semplicemente il tipo di progetto che avete in testa non si può realizzare da soli e avete bisogno che qualcuno vi faccia questa offerta. Ma fate attenzione perché sia il cavaliere di coppa e la regina di bastoni potrebbero essere la stessa persona. Quindi quella, offerta che voi volete, o vi state aspettando insomma, potrebbe non essere l'offerta che vi arrivi, okay? Okay, andiamo a vedere con le carte delle fatine che cosa vi dicono. Io intanto volevo ringraziare le persone che stanno sostenendo il canale, grazie davvero a tutti perché per me è importante. Bene, andiamo a vedere. Le fatine dicono testimonianza. Testimonianza io lo metterei qua vicino al fante di spade perché
Il Fante di Spade parla anche sempre di un po' di quell'energia che controlla, che studia, che, va a fondo delle cose, no, ed è un po' come se si cercassero delle prove, diciamo così. Poi abbiamo centratura e qui lo sento un po' con il discorso della stella, rimanere focalizzati su quello che è il vostro obiettivo, senza farvi distrarre fondamentalmente. E poi abbiamo coerenza, quindi è un po' anche quello che vi dice la carta della temperanza, cioè essere coerenti con quello che si pensa, dice e fa. Ok? Quindi tenere sempre la stessa linea su tutti e tre i livelli, su tutti e tre i piani. Mm? Amici del Toro, non è un periodo malvagio, si inizia molto bene, direi, con una fase di equilibrio e di abbondanza. Quello che secondo me, ecco, potreste migliorare, è forse la vostra capacità di intuizione, ok? Senza bisogno necessariamente di cercare prove. Se vi fa star bene, bene, però credo che una volta che voi lavorerete la vostra capacità intuitiva, tutto il resto verrà da sé. E comunque non vi preoccupate perché questo 3 di pentacoli, anche se magari non vi arriverà, l'aiuto, magari atteso da parte di questa regina di bastoni, potrebbe, tranquillamente essere che siano gli amici ad aiutarvi in questo tipo di impresa. Le carte però vi consigliano di andarci con i piedi di piombo perché appunto siete in una fase dove non siete proprio del tutto indipendenti. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio del tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!